Bene ragazzi, bentornati nel mio canale. Nel video di oggi andremo a vedere come trasferire il peso dalle spalle direttamente sulla mountain bike. Intendo trasferire un po' di carico che solitamente portiamo nelle nostre borse sulle nostre spalle direttamente sulla nostra mountain bike. E lo faremo con un accessorio che ho comprato da poco, che è veramente molto valido e veramente comodo per poter appunto aiutarci tramite la mountain bike a trasportare un po' di peso senza averlo caricato sulle spalle. Vediamo subito di cosa si tratta. Andiamo ad aprire la confezione che mi è arrivata e a installarlo sulla mountain bike e vedere cosa ne viene fuori. Eccoci qui. Allora, questo è il pacco. Non vi spiegherò come usare una taglierina, quello lo sapete fare anche da soli senza grosse difficoltà. Ecco la nostra borsa. La borsa, eccola qui, è composta da due parti, una fissa da lasciare sulla mountain bike, dotata anche di un cutter rifrangente e della possibilità di attaccare un faretto sopra, molto ben realizzata, ecco qui, con gli agganci sul posteriore per il manubrio e il canotto di sterzo. La parte interna invece, aprendo le fibbie, sarà una borsa di gomma, eccola qui, perfettamente resistente all'acqua, quindi waterproof completamente. Andiamo a fissarla sulla mountain bike. Andrebbe fissata sul manubrio con queste due fascette, eccole qui. Nel mio caso purtroppo, o meglio, io ho un faretto che impedisce il fissaggio con queste cinghie date in dotazione. Come vedete sono molto strette, quindi vanno a toccare nel punto in cui ho il supporto per il faretto, ecco qui. Quindi non mi sono scoraggiato, ho sostituito le due fascette date in dotazione con delle fascette di nylon che sono più strette e più facili da adattare al mio caso. Queste fascette in dotazione possono essere sfilate senza problemi e sostituite, come vedete, da delle fascette di nylon. Quindi andiamo a collegarla sulla mountain bike in maniera all'inizio approssimativa, ecco qui, quindi senza stringere, in modo da poterla regolare nella maniera migliore. Adesso colleghiamo la seconda facendo sempre attenzione a non andare a schiacciare i cavi della mountain bike, in modo da non inficiarne il loro funzionamento. Io ho deciso di lasciare i cavi dietro rispetto alla borsa, ma ovviamente senza schiacciarli. Ecco, vedete qui. Andiamo a stringere in modo che sia perfettamente aderente al manubrio. Mi raccomando, facciamo in modo che la parte che rimane fissa sulla mountain bike sia bella tesa. In questo modo eviteremmo problemi dati dall'oscillazione della borsa. Ecco qui. A questo punto non ci resta che fissare la parte inferiore, quindi quella che va collegata al canotto di sterzo. Fate sempre attenzione ai cavi. Io ho trovato una posizione ideale per evitare di schiacciare i cavi, ma permettendo comunque un bel serraggio sul canotto di sterzo. Ecco qui. Questo velcro non è lunghissimo, questa fascetta in velcro, però permette comunque un buon fissaggio sulla mountain bike. Ricordavi sempre di tendere la parte fissa. E adesso andiamo a vedere un attimino quella che è la sacca che va poi a creare la borsa per mountain bike. Quindi questa è la parte fissa, all'interno inseriremo una componente mobile, quindi la sacca, che come vi ho detto prima è perfettamente in grado di resistere all'acqua. Io ho una borsa simile che uso per il mare e puoi anche buttarla in acqua e non dà nessun problema, quindi galleggia tranquillamente. Ovviamente dovessi finire con la mountain bike dentro l'acqua, l'ultimo dei problemi probabilmente sarebbe quello di salvare quello che c'è all'interno della borsa. Ecco qui abbiamo un velcro che ci permette di tenerla fissa sulla parte fissa della mountain bike. La borsa, per richiuderla, sarà sufficiente ripiegare le estremità, come sto facendo io, arrotolandola e chiudendo poi i due moschettoni. Ecco qui. Questa è una borsa che dà la possibilità di avere una capienza che va dai 3 litri ai 7 litri. Attenti quando la caricate fino al massimo, quindi fino ai 7 litri, perché diventa veramente pesante e scomoda da trasportare. Però così, in questo modo qui, siamo sui 3 litri, è perfettamente in grado di trasportare il peso senza darvi fastidio. Le cinghie di fissaggio la terranno bella imbrigliata sulla mountain bike, quindi rimuovendo ogni tipo di oscillazione. Ecco qui. Tendete sempre la parte fissa. Come vedete la borsa non andrà minimamente a toccare sulle leve, quindi la vostra guida non sarà per niente infastidita da questa borsa. Bene ragazzi, come avete visto è davvero facile installare questa borsa sulla nostra mountain bike. Ovviamente bisogna fare un attimino attenzione, perché se come me avete un faretto o avete comunque qualcosa installato già sul manubrio,
le fascette date in dotazione, che sono molto robuste e molto resistenti, potrebbero non andare bene. Comunque, come avete visto, io ho ovviato con delle fascette di nylon, quindi niente di preoccupante. L'importante ovviamente è, come sempre, fissare sia il manubrio che il canotto di sterzo. In questo modo avremo una presa perfetta sulla nostra mountain bike e la sacca non andrà a oscillare, anche se comunque vi ricordo che se doveste comunque caricare la borsa e quindi raggiungere un certo peso, il peso appunto della borsa tenderà a stabilizzarla sul manubrio. Ovviamente se la provate vuota questa inizierà a ballare, ma se la caricate un pochettino la sacca rimarrà perfettamente stabile. Se il video di oggi vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace qui sotto, condividere il mio video, iscrivervi al canale e attivare sempre la campanella per stare aggiornati su tutti i video che pubblico. Buon proseguimento!